Ciao ragazzi, bentornati nella seconda puntata di The Stanley Parable. Oggi andremo avanti a vedere se effettivamente il nostro narratore e i vari finali che ci mancano, che ho visto essere 19, non quelli che ci mancano, quelli totali, saranno abbastanza interessanti come questi. Alcuni sono molto folli, alcuni sono normalissimi, molto semplici, che davvero potremo trovare molto facilmente giocando nel gioco. Alcuni sono molto nascosti, quindi iniziamo da quelli un po' nascosti che ho trovato. Il primo finale richiede che io effettivamente ricominci il gioco. In che senso? Ovvero, al posto di uscire dall'ufficio, come avevo ipotizzato nell'episodio precedente, devo chiudere la porta. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Direi che non è arrivata nessuna risposta, ma dettagli. A questo punto, procediamo. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Allora, effettivamente non è facile. Ok, questo finale dovrei, in teoria, salire... No. Ok, sì, ci siamo. Ora devo riuscire a salire qua sopra. Ok, ok. Pronti per il nuovo finale, se riesco a passare, perché qua non si riesce molto a passare molto bene. E sì, siamo usciti dalla mappa. At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Un po' vuoto. Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Ma sì, dai. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Like, right now. Non ci ho pensato. You could have done it just then. Oops. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. No, ti prego, anche la canzoncina, no. There once was a man named Stanley. Ok. Who people considered so manly. Oh. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. Ok. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. You too will become quite unbearable. Ok. Bella la canzone, mi è piaciuta molto. Ah, va avanti ancora. Ok.
abbiamo capito che anche questo finale è molto interessante, seppur molto fallimentare, perché comunque non ci fai cominciare il gioco. Allora andiamo avanti. C'è un telefono che suona. Aspetta. Good morning. Thank you for contacting the Future Happiness Foundation. We are confirming your shipment of 1,327 cardboard boxes to your place of work. Can you verify that this is correct? Excellent. Your order will arrive shortly. Thank you again for contacting the Future Happiness Foundation. Ok. Andiamo avanti. Ringraziamo la signorina per averci fatto vincere qualsiasi cosa ci abbia fatto vincere. Quindi facciamo il nostro solito corridoio ormai famoso. Andiamo avanti e arriviamo al nostro bivio. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Quindi andiamo a sinistra, anche perché come abbiamo visto cosa succede andando a destra. Sebbene, no, poi lo guardiamo dopo, c'è un altro finale che non abbiamo visto. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Evitiamo il ripostiero delle scove, visto che l'ultima volta ci hanno insultato anche tanto. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. E saliamo. Ma che bello! E abbiamo un meraviglioso cartello di qua, con l'executive bathroom, che ovviamente è chiuso. Non sono abbastanza executive. E qua abbiamo un'altra porta chiusa. Ah, questo è l'ufficio del capo. Carino. Posso chiuderlo? No. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. No, assolutamente non lo so. Questo non funziona. Qua non ci sono passaggi. C'è niente. No, Qua non possiamo fare niente. No. Ci sono delle bottiglie Stanley di vino. just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Questa combinazione apposta. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ma devo? Perché, cioè, sembra un po' una zona dismessa, cioè... Poi, cosa ti fai di un passaggio segreto accanto al tuo ufficio? Soprattutto che va giù. È sicuro? È sicuro? Ma... non è sicuro! No, per niente. Che ansietta. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Che bel corridoio. Perché si è accesa una luce? Che bel corridoio molto sicuro e non poco inquietante. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. O forse preferì prendere l'uscita. Although this passageway had the word Escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Scherzavo, torniamo indietro. Ma non ci posso arrivare secondo me in fondo. Dai, andiamo a vedere cos'è questa morte violenta. Su, mi cagherò in mano sicuro. Su. Se mi spavento urlo, giuro. Non ne ho più pallida idea di cosa potrebbe accadere. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Già.
At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Dai, andiamo. Ok, ci siamo letteralmente suicidati di nostra spontanea volontà. Non è finita? Oh mamma. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he No, ma che ansia. unwillingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Mi ricordo Star Wars. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. What? Chi è questa donna? Perché non sono morto? Cioè, meno male che non sono morto. Però è un finale? And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Che cos'è sto? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? L'ufficio! C'è una mappa dell'ufficio? No, vabbè. Con il percorso poi stabilito. No, i quadri che c'è nell'ufficio in giro per il corridoio. Il nostro computer. No, vabbè. Panico. Le porte 1, 2, 3 dell'ufficio, tipo esempio. Una scrivania normale, il profile. Qua sono altri computer. Uno stava giocando a solitario sul serio. Ecco perché sei scomparso, perché non fai mai nulla. Vabbè, i crediti di gioco, bellissimo. Button sounds. Ok. Ah, bello. Bellissimo. Stupendo. Meraviglioso. Ok, no, smetto. Ah, ci sono delle scelte anche qui. No. Ops. Andiamo di qua. No. Tutto l'ufficio. Con la zona di guerra. Cioè, durante lo sviluppo del gioco pensavano a un finale in cui Stanley si trova in un campo di battaglia. Bellissimo. Quindi deve essere tipo i vari finali che non hanno inserito nel gioco, forse. Non lo so, ipotizzo. Questa è una bellissima email del narratore, adoro. Tutti questi uffici qua, gli oggetti di scena, chiamiamoli. Il timer, tutte le varie cose che non abbiamo visto. Tipo questa parte dell'ufficio, che poi non penso sia una parte dell'ufficio. Ah, no, vabbè. Ma no. Questa è la gabbia dove ci hanno appena chiuso. Ah, di là penso si vada dall'altra direzione. E direi che... Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Ah, devo spegnere il gioco. Ma se spengo il gioco, spengo tutto il gioco? Beh,
siamo comunque bloccati qui, tanto bloccati in ufficio, bloccati qui, non fa molta differenza, quindi io direi di premerlo. Quindi andiamo. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time E la domanda è: cosa succederebbe se premessimo sul serio ESC prima che lei finisca di parlare? Soprattutto perché lo schermo è ancora nero? Ah, giusto. Devo ricominciare il gioco. Ok, niente, allora non penso succeda niente. Quindi c'è questa signora, donna, narratrice, che interviene al posto nel narratore. Narratore, mannaggia. Questa volta c'era anche all'inizio. I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, won't we all just laugh and laugh at the time I thought everyone had gone missing. Perfetto. Direi che adesso andiamo giù When dritto. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Andiamo avanti così almeno siamo sicuri Yet there was not a single ritaglio la person there parte in cui abbiamo either. questa Feeling parte a qua la wave of taglio. disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Il bagno è sempre chiuso, quindi non ve lo faccio vedere. 2845. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. Scusa, però ho già fatto sta parte. Anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Sul serio, cioè, fammi giocare. No, tu devi farmi ascoltare la musica. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Va bene, se lo dici tu. Se lo dici tu ci fidiamo. Scendiamo per il nostro ascensore molto poco inquietante. Questo ascensore non mi piace. La luce che si accende. Ottimo. Questo corridoio comunque mi lascia perplesso ogni Stanley volta. walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Quindi che stavolta andiamo dritto. E dato che c'è soltanto un bellissimo tasto da premere, che fai, non lo premi? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? È salita da passare, sono un sacco di schermi, ma tantissimi schermi, tutti spenti però. Non so se preoccuparmi o esserne felice che siano spenti. Vediamo, qua abbiamo il pulsante, qua, delle telecamere, quindi questo mi sa che accende gli schermi. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Ok, se non sbaglio, in mezzo là ci deve essere qualcuno che è stato licenziato. Se non sbaglio, adesso non lo vedo. Non c'erano i numeri ancora. Ecco, infatti, là, il 104. È stato licenziato, là ce n'è uno sotto il 232 che non ha più il numero. E noi dovremmo essere qua, ma non ho fatto in tempo a cercarci. Va bene.
Abbiamo una... ecco, aspetta, 400. Non si vede niente, dovrebbe essere quello lì sotto, no? Non mi ricordo già più il nostro numero. Va bene. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Un ascensore arrivato dal nulla appare davanti a te. Che fai, non sali? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? No, dai, 10 anni al There was massimo. the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Allora, mi stavo dando un'occhiata intorno e vedo tutti questi pulsanti numerati, 1, 2, 3, il 4 e se non sbaglio 5 là, qua se non sbaglio il 4, non so, non ho visto bene, e tutti questi pulsanti che però non fanno niente, sia questi che questi. Io direi, proviamo a vedere se questa porta si apre. No. Proviamo prima di andare di là, che vedo che ci sono delle indicazioni. Proviamo i pulsanti. 1, 2. Che abbiamo visto anche nella stanza bianca di prima. Sembrano quelli, i suoni sembrano anche quelli. Qui abbiamo il 3. Giusto per controllare se quello sia solo il 5. Sì, qua c'è solo il 5. Quindi quello deve essere per forza il 4. Perché non lo vedo da qua, sinceramente. Quindi saliamo queste scale. È un po' lento sto personaggio. Stanley, devi metterti un po' più in forma. Sei un po' lentino. 4. E c'è il 5 là in fondo, quindi riattraversiamo la stanza. Con quanta gioia. Ed ecco il 5. Ma non è successo apparentemente nulla. Le luci sono ancora rosse. Però c'è una porta qua. Non l'avevo vista. Chiusa. Boh ragazzi, ho provato anche a fare i tasti al contrario, ma non funziona niente, non succede niente. Quindi proseguiamo per questa stanza. Con questo schermo enorme sembra, cioè, molto grande. Saresti io in camera questo. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Quindi devo spegnere l'impianto di controllo mentale oppure mantenerlo acceso. Direi spegniamolo. Poi un'altra volta vedremo cosa succede a lasciarlo attivo. Questo dovrebbe essere il finale vero e proprio. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? E li scopriremo tutti un'altra volta. As sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him.
For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Beh, andiamo. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Direi che effettivamente questi misteri rimangono ancora validi, perché non sappiamo chi abbia rapito o per quale motivo i nostri colleghi siano scomparsi. Non sappiamo se siano effettivamente mai esistiti questi colleghi. Dato l'impianto di controllo mentale, potrebbero tutti vivere una simulazione, nessuno lo sa, cioè ognuno ha la sua simulazione, e nella nostra siamo tutti uffici. Non sappiamo neanche cosa succeda a effettivamente mantenere attivo l'impianto, e poi ci sono un sacco di finali che non abbiamo ancora visto. Quindi direi che anche per oggi è tutto. Per la prossima volta cercheremo di guardare altri finali. Magari scrivetemi nei commenti quali sono, se li conoscete, o se siete interessati a vedere qualcosa voi. E non dimenticate di lasciare mi piace, commentare il video, condividerlo con i vostri amici, seguirmi sui social che trovate nel link in descrizione. E noi ci vediamo nel prossimo episodio.